La gestione delle bioplastiche, anche con la modifica degli impianti, quasi tutti oramai si stanno trasformando in impianti anaerobici per la produzione del biometano, può essere gestita modificando le modalità di lavorazione dell'impianto, adeguando tempi della lavorazione aerobica, riutilizzando magari gli scarti come strutturante per fare più cicli di lavorazione in modo da ridurre anche poi gli scarti che dovranno essere smaltiti. Iren oggi ha attivi 3 impianti di gestione anaerobica e compostaggio, vengono trattati quasi 200.000 tonnellate all'anno di frazione organica da raccolta differenziata. Abbiamo all'interno del materiale non compostabile che in media si aggira tra l'8 e il 12% in funzione dei diversi periodi dell'anno e delle zone geografiche. Di questo gran parte sono plastiche ancora, malgrado una normativa che imponga appunto l'utilizzo delle plastiche biodegradabili abbia più di 10 anni, diciamo che si trova ancora molta plastica all'interno degli scarti della frazione organica. Il problema degli scarti non compostabili in questi impianti ha subito un'evoluzione nel corso degli anni, nel senso, mentre con i vecchi impianti dove c'era solo una fase di compostaggio aerobico veniva separata la frazione che non si degradava al termine del processo di trattamento che durava circa 90 giorni, in impianti attuali di digestione anaerobica c'è una fase di separazione del materiale non compostabile all'inizio. Però questo materiale, poi in funzione della tipologia dell'impianto, viene utilizzato come strutturante all'interno del processo di compostaggio successivo. Viene utilizzato al posto di una frazione verde nella fase di compostaggio aerobica, per cui anche qui viene separato poi al fondo del trattamento, per cui la plastica biodegradabile nel processo viene degradata, mentre le plastiche residue vengono o smaltite o mandate a un termovalorizzatore per recuperare energetico. Il processo generalmente tra fase anaerobica e aerobica dura circa 90 giorni. Gli impianti hanno subito un'evoluzione, si tratta di far evolvere gli impianti per riuscire a trattare questo tipo di materiali. Quello che rende difficoltoso il trattamento della frazione organica ovviamente è tutto il materiale che non è biodegradabile. E se posso dire, il fatto che sia anche facilmente riconoscibile tutto quello che non è biodegradabile, perché poi i cittadini non è che hanno né molto tempo né molta voglia per capire, per studiare su un materiale biodegradabile o meno, quindi sarebbe necessario un'etichettatura chiara, un'identificazione precisa in modo che il cittadino sappia qual è il materiale biodegradabile e quale no.